Buongiorno a tutti, nuova puntata di Drive and Talk e oggi siamo con Paco Mazzocchi. Ciao a tutti ragazzi. Buongiorno Paco. Come stai? Bene, grazie, sto bene. Allora, oggi come al solito in questo format ci accompagnerai al lavoro, andremo insieme al lavoro. Oggi è pomeridiano l'allenamento, però solitamente com'è la tua routine mattutina, quindi da quando ti svegli poi quando vieni al centro sportivo? La classica, sempre la stessa routine. Allora io più che altro mi sveglio verso le 8 quasi sempre, poi magari può variare 8:20, 8:30, però è sempre quello l'orario. Mi sveglio, mi butto in doccia subito, calda, e poi gli ultimi 2-3 minuti di doccia la faccio bella fredda. Ah, fai questa botta Sì. di adrenalina così? Botta di adrenalina bella fredda, così mi sveglio per bene. Faccio colazione, se l'allenamento è di pomeriggio faccio colazione a casa, altrimenti la faccio al campo. Un bacetto a mia figlia prima di partire e vado. Senti, ma tu che sei super attento, ma iper attento a tutto ciò che mangi, colazione? Che mangi a colazione? Varia. La colazione bisogna variarla. A volte faccio uova e pane di segale. Altre volte faccio un po' di ricotta sempre sul pane di segale con frutti rossi e un po' di miele. Ah, buono. Sì, Tostato il pane? tostato, molto molto buona. Alcune volte invece faccio un yogurt greco bianco con 5 grammi di miele e un po' di cioccolato fondente. 5. Non 4, non 6, 5. 5, che anche lì bisogna dosarlo, capito? Bisogna stare attenti. Insomma è un lavoro pure mangiare. Soprattutto quello, se vuoi stare a questi livelli qua è importantissima l'alimentazione. Senti, invece, vabbè, poi campo e dopo gli allenamenti? Come ti piace trascorrere la giornata? Vabbè, Beh, tu hai dopo gli allenamenti, Larissa che è piccolina, certo, dopo gli allenamenti mi butto in macchina, bello stanco, perché la parte dell'allenamento non è solamente quella lì centrale, ma facciamo comunque dei lavori prima degli allenamenti, dopo gli allenamenti. Quando mi metto in macchina vado a casa, che abito comunque molto vicino al campo. Vado a casa, prendo un po' mia figlia in braccio che non l'ho vista per mezza giornata, ci gioco un po' con lei e poi alcune volte mi metto a studiare qualcosa che sia magari della squadra avversaria, magari abbiamo visto un video infrasettimanale. Quindi te lo vai ad approfondire? Sì, me lo vado ad approfondire, oppure vado a vedere alcuni calciatori, le loro caratteristiche che andiamo ad affrontare la domenica. Alcune volte invece mi butto in palestra giù, mi metto a fare un po' di stretching, qualcosa che comunque serve per il corpo. Altre volte variano i giorni, lavoro un po' sulla respirazione per il diaframma. La maggior parte di noi respira un po' con il petto, no? Sì. Invece bisogna incamerare aria nella parte giù della pancia, in modo che possa entrare molta più aria e respirare meglio. Ma questa è una cosa che comunque si allena, non bisogna allenarla. Assurdo, pazzesco. Senti, abbiamo parlato di Clarissa, no? Com'è stato diventare papà? È stata un'emozione bellissima. Poi io su questa cosa qui faccio sempre discussione un po' con mia moglie, perché ti racconto questo aneddoto che nel momento in cui è nata mia figlia, Tonia, io vero? sì, non ero in ospedale, nel senso che il parto era comunque la mattina. Sì. Andiamo lì in ospedale, che lei comunque si doveva operare, e il medico ci dice: non vi preoccupare, state qui, ci vorrà un po' di tempo. E io nel frattempo avevo la macchina al centro sportivo. Ok. Mia moglie è partita dal Vomero. Io faccio a mia moglie: vabbè, visto che ci vuole un po' di tempo, vado un attimo a prendere la macchina e torno. Certo, recupero la macchina che poi può essere utile. Sì, certo. E che cosa succede? Succede che nel frattempo che io vado a prendere la macchina, mi contatta mio suocero e mi dice: è nata. Ma come? Come è nata? E arrivo lì, che stanno tutti lì ad aspettarmi, e mia figlia già era nata. Vabbè, aveva fretta, voleva Sì. conoscervi.
Che papà vuoi essere per Clarissa? Quali sono i tuoi obiettivi proprio di insegnamento? Che persona vuoi che sia? Ma innanzitutto voglio essere un punto di riferimento importante per lei, cercare di fargli capire quali sono le difficoltà che lei può incontrare Mhm. e cercare di farla abituare a queste difficoltà. Magari lei potrebbe avere, per il lavoro che faccio, una vita magari più agiata rispetto agli altri, però questa cosa non deve cambiare i loro sogni, quello che vogliono comunque durante gli anni, quello che potrebbero magari avere rispetto ad altri bambini. Noi glielo Quindi dobbiamo, le cose non capire si... Sì, l'importanza di poter avere quelle cose, non darle per l'importanza. scontato. Mm. Esatto, esattamente, perché quello che ho trascorso io non vorrei farlo trascorrere anche a lei, perché comunque ci sono state delle cose brutte, delle cose belle durante la mia Certo. infanzia, durante la mia vita, fargliele passare in modo più agiate, però allo stesso tempo fargli capire l'importanza di quella cosa. Anche perché sono le cose che poi ti hanno reso, no, l'uomo che sei oggi, con i valori che hai oggi e che porti oggi. Quindi le fasi brutte della vita esistono, però poi alla fine ci insegnano qualcosa. E l'importante è coglierne gli insegnamenti positivi, no? Sì, 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 gli stessi insegnamenti e i valori che comunque mi hanno trasmesso anche i miei genitori. Mhm. Mi hanno fatto capire cosa sono le cose importanti, reali della Certo. vita. Ecco, quindi proprio partendo da qua, ehm, com'è stata la tua infanzia e i tuoi primi calci ad un pallone, le tue aspirazioni? Raccontaci un po' questa parte più passata. E diciamo che chi nasce comunque a Napoli è difficile da bambini scegliere un altro sport. Mm, Comunque sia, ti butti sempre a giocare al calcio, che tu lo sappia fare o sì, meno. tranne me. Eh? Non so perché io no, però vabbè, questa è un'altra storia. Però è una cosa dai che a Napoli comunque Sì, come no, hai piace fare voglia. a tutti. E da bambino io sono stato sempre un appassionato di calcio, di palloni. Io Mhm. ricordo che stavo sempre con un pallone tra i piedi. Dalla mattina alle 8 che mi svegliavo e andavo a dormire con la palla nel letto. Mi svegliavo un giorno e volevo fare 10 palleggi di destra, 10 palleggi di sinistro, un altro giorno volevo tenere la palla in testa per 5 minuti di fila. Mm, Sono tutte quelle cose che comunque poi ti portano a crescere certo. durante il tempo e ti portano ad appassionarti di più a questo sport. Ovviamente quando sei bambino che lo fai con passione è una cosa, quando ti diventa un lavoro vero e proprio è una cosa totalmente diversa. Certo. E ovviamente arrivare poi al livello a cui sei arrivato oggi, poi la tua carriera cioè tu hai fatto tutti gli step dalla Serie D fino alla Serie A, è frutto di sacrifici, no? Sì, è stato, diciamo, la mia carriera che è iniziata comunque dalla Serie D, Mhm. ok, togliendo comunque le giovanili, che comunque sono stati momenti importanti che mi hanno fatto crescere. Certo, È stato molto soddisfacente, nel senso che comunque quando vieni dal basso e riesci ad arrivare a questi livelli, cerchi anche di essere comunque un punto di riferimento per altri sì, giocatori che iniziano in quelle categorie lì per arrivare poi in alto. Però il punto è che non bisogna soltanto volerlo, certo. bisogna poi muoversi a fare tutte quelle cose che ti portano poi a competere a quei livelli. Non Io, bisogna adagiarsi, no, certo. io durante la mia carriera ho rifiutato molte cose durante la mia gioventù, perché sai, quando sei un po' più giovane ci sono tutte quelle cose che magari ti portano a divertirti, magari andare a fare Certo. serata con gli amici, fare la sera un po' più tardi. Io Ma anche tutte... banalmente una vacanzina con gli amici, il Sì, sabato sì, sera il classico panino al pub, e magari invece te sei in ritiro. non ho mai fatto serata con gli amici, poche volte, ricordo, 1 o 2 serate avrò fatto Mhm. durante la mia carriera, perché pensavo sempre al giorno dopo che mi dovevo allenare bene, pensavo a dormire bene, a mangiare bene. Ovviamente io l'ho fatto un po' estrema la cosa, Sì.
Allora il punto è che uno, se vuole una cosa, non bisogna soltanto volerla, bisogna lavorare poi per ottenere quella cosa lì. Certo. Ed era più forte, no, la voglia di raggiungere quel tuo sogno piuttosto che il dispiacere di rinunciare poi a determinate cose. Certo, ma non si tende a guardare tutto quello che ha fatto dietro. A me ci sono stati giorni che ho dormito con i giubbotti addosso, perché non avevo un euro. Eri lontano dalla tua famiglia? Ero lontano da casa, non avevo nessuno. Ma sono tutte quelle cose, quei dettagli che quando arrivi a questi livelli nessuno li vede, Certo. ma te li ricordi. E l'importante è non dimenticarli. Lo sai cosa hai trascorso, cosa hai passato Certo. per arrivare a questi livelli qua, tutti i sacrifici che hai fatto, tutte quei giorni che magari io ho dovuto a volte far finta che avevo mal di testa per non uscire a mangiare un gelato con gli amici perché non avevo soldi. Ma questo nessuno lo vede, Certo. lo sai solo te, capito? Però te non ti puoi mettere a raccontare ogni volta queste cose qua per qualcuno che ti dice sei fortunato. No, certo, Che gli dici? Capito? non devi dare giustificazioni a nessuno per questo. Adesso stai facendo un'intervista e lo dici perché comunque è giusto che magari la gente oppure magari chi si approccia a fare questa vita qua, cosa serve per arrivare. Certo, non sono tutte rose e fiori. Non sono tutte rose e fiori, ma non bisogna neanche poi abbandonarsi alle prime difficoltà, perché questo mondo qua è fatto di tantissime difficoltà. Certo, Però sì. allo stesso tempo, scusami se ti No, interrompo, allo stesso tempo se riesci ad arrivare dove vuoi arrivare ti togli tantissime soddisfazioni, tante. Avevi tutto il diritto nel momento in cui, ecco, non avevi le coperte, non avevi la possibilità di dormire caldo quando dormivi con i giubbini addosso, di dire sai che c'è di nuovo, io me ne torno a casa alla mia famiglia. Era facile, Sì. era molto facile mollare, ma Ed era tantissime. anche umano mollare. Sì, era anche umano, ma tantissime persone che mi conoscono bene mi contattavano e mi dicevano quando ero comunque in Serie D, e mi dicevano che fai lì, tornatene a casa, vai a lavorare, guadagni di più, Sì. ma io non mi sono mai fatto prendere da queste cose. E la tua famiglia come ti spronava nel continuare a inseguire il tuo sogno? No, io sono stato veramente molto fortunato ad avere comunque i miei genitori, anche i miei due fratelli, che mi hanno spinto a non mollare mai. Io sono il più piccolo della famiglia e anche il più piccolo dei due miei fratelli e loro mi hanno dato tantissima forza e mi hanno fatto capire che se non avessi intrapreso questa strada qui, cosa mi sarebbe aspettato a casa. Certo. Avendo come di riferimento i miei due fratelli, io sapevo che se non avessi giocato a calcio mi sarebbe aspettato tutt'altra vita. Quindi ho cercato di portare sempre la mia vita calcistica avanti, oltre gli ostacoli, in modo che se io non fossi arrivato a questi livelli non avrei avuto nessun rimpianto. Sul rimpianto, certo. E quindi a quel Pasquale piccolino che inseguiva quel sogno, no? Se tu potessi tornare indietro nel passato e incontrarlo, che gli diresti? E intanto gli farei complimenti, perché è stato molto forte, e perché io ogni tanto, sai, rifletti su quello che comunque quel bambino lì, quel ragazzo lì ha passato, e gli faccio tantissimi complimenti, perché poi nell'arco della vita diventi un pochettino anche tu un po' più agiato, no? Certo. Tendi comunque a perdere un pochettino quella fame Sì. che avevi da ragazzino, e quando capita vai con la mente nel passato, ricordi quello che hai dovuto trascorrere e ti ritorna quella fame lì. Certo. Quindi io gli faccio i complimenti a quel ragazzo lì, perché è stato veramente forte. E gli puoi dire, Pasquali, ce l'abbiamo fatta? Ce l'abbiamo fatta, sì, perché non posso dire di non avercela fatta vedendo da dove siamo partiti. Certo. Quindi ce l'abbiamo fatta, sì, ma c'è ancora tanto da fare. Ma c'è ancora tanto da fare. Ed è quella fame, no? Che... Sì. Anzi, è proprio lui che ti dice, sì, Pasquale, però non devo far male.
Non mollare. Non mollare. Cioè, non sei arrivato, ma devi stare sempre qua. Sì. Sì. Senti, per chi non ti conosce, io ho la fortuna di vedervi, di chiacchierare spesso con voi e so che tu hai un po' di passioni particolari, me ne vengono in mente 3. Allora, Sì. te le cito prima. Vai. Il disegno, anche se non ho mai avuto l'occasione di vedere un tuo disegno, però mi hanno raccontato che disegni molto bene. I libri, Sì. perché io ogni volta che partiamo in trasferta ti vedo sempre con un libro diverso e quindi mi piacerebbe poi approfondire questa parte. E nuova passione la fotografia, Sì. che so che mi pare che è nata da poco. In realtà ce l'ho da un po' di ce l'hai da un tempo. po'. Sì, ce l'ho da un po' di tempo, perché essendo una persona molto di famiglia, io sono uno che gli piace stare in famiglia, diciamo che mi è venuta questa passione un po' di più da quando è nata mia figlia, perché vorrei e voglio tanti ricordi di lei, quando cresce, quando avrà 20 anni, quando avrà 25-30 anni, fargli Certo. vedere tutte le foto di quando lei è nata fino ad arrivare ai 30, ai 40, ai 50, Sì. quando io ci sarò. Congelare nel tempo Sì. dei momenti passati. Sì. Mi piace, sto facendo un album di lei da Bello. farglielo vedere in futuro. Bello. E il disegno invece? Il disegno Come è nata questa? il disegno ce l'ho da sempre, è una passione che mi ha tramandato mio padre, Mm. anche quando ero alle elementari, alle medie, e avevo un bellissimo rapporto con le mie maestre e le professoresse di arte, perché mi vedevano disegnare, gli piacevo tanto come disegnavo e loro mi davano dei compiti diversi dagli altri ragazzi. Ah, ok. È una passione che ho cercato di portare nel tempo. Ho preso anche lezioni di iperrealismo, non è facile, però sai, quando ho un po' di tempo mi rilassa disegnare e lo faccio, mi tiene molto calmo. Quindi per il realismo ti piace fare i ritratti? Ritratti di Bello, ma con che tecnica? La matita? grafite, sì. Ah. Grafite, si lavora molto sul chiaroscuro, però bisogna avere molta pazienza, perché poi sull'iperrealismo, quando fai i ritratti, devi andare a disegnare anche i pori della pelle, quindi è una cosa molto lenta. Certo. Domanda, forse la risposta è no, ma tu che hai un sacco di tatuaggi, Sì. hai tatuato qualcosa che hai disegnato tu? In realtà mi sono tatuato da solo, Ah, sì, perché essendo bravo in disegno, il tatuaggio era una cosa che mi intrigava tanto, quindi volevo imparare anche a tatuare, ma è una cosa totalmente diversa, disegnare sulla carta e tatuare sulla pelle. sulla pelle, certo. Quindi mi sono fatto da cavia, da solo, e ho fatto, diciamo, tra virgolette, qualche danno. L'ho fatto aggiustare da qualche amico, però poi quella cosa lì l'ho abbandonata perché non era per me. Però è un'altra esperienza da mettere a tabellino. Sì. E, invece la lettura, i libri, che ti piace leggere? C'è un genere, non so, preferito? Ma a me autobiografie, cioè nel senso leggo molto le storie degli altri. Bello, mi piacciono un sacco pure a me. Sì, sto leggendo molto le storie di David Goggins, che è un ex militare che ne ha passate tante anche lui, e a volte leggere le storie degli altri comunque ti aiuta tanto, ti aiuta anche a comunicare con gli altri, perché sai, leggere ti apre la mente. Non sono sempre stato uno di lettura, però nel tempo ho capito che leggere ti aiuta tantissimo su tante cose, quindi quando posso, e ritiro che ho un po' più di tempo, mi porto un libro dietro e cerco di leggere. Allora Paco, siamo quasi arrivati al centro sportivo, in realtà abbiamo fatto un giretto in più perché ci stavamo divertendo a scoprire le tue passioni. Stiamo per arrivare al centro sportivo, cosa fai ora? Ora vado al campo, andiamo, pranzo, mi spoglio e mi butto in palestra. Un po' di prevenzione,
po' di roba di routine tutti i giorni e poi siamo pronti. Pronti, si va in campo e Si dà il massimo, si dà il massimo. come sempre. Mare, molto bello. Avevi un idolo da piccolo, uno che ti piace, che prendevi come ispirazione? Sì, vabbè, calcola che io avevo un ruolo diverso da bambino ed era l'esterno alto, quindi io prendo molto di riferimento sia come calciatore che come mentalità Cristiano Ronaldo. Ok. Poi con il passare del tempo ho cambiato di ruolo e ho preso come riferimento Javier Zanetti. Come no, il Pupi. Ho letto anche il suo libro, per me è un idolo indiscusso, come mentalità, come leader, come tutto. Sì. Quindi cerco di prendere come riferimento, sai, quei giocatori che hanno una mentalità forte, Sì. che portano avanti e che li hanno aiutati durante la carriera. Quindi non fermandoti solo al calciatore, ma all'uomo. Perché poi, sai, il calcio nella vita dura poco, Dopo resta l'uomo. E dopo resta il fatto di come ti sei comportato con gli altri, con le persone, perché magari oggi il telefono squilla. 36-37 anni non squilla più. Certo. E resta il tuo comportamento. Punto. Allora, noi siamo arrivati, abbiamo parcheggiato. Paco, grazie per averci accompagnato con te nella tua mattinata. Sei un grande. Tu sei un grande. E noi ci vediamo in un prossimo episodio. Ciao ragazzi. Ciao!